Naviganti del lobby, bentornati sul mio Custom Miniatures Blog TV. Ho fatto una piccola rivoluzione in studio e ho cambiato tutta la rastrelliera dei colori alternativi alla Games Workshop, che non si tocca perché ha ovviamente tutta una sua serie di colori, specialmente tecnici, che sono insostituibili, nonché i dry piuttosto che i base, piuttosto che i layer, eccetera, ma nonché i contrast, tra le altre, ma con Scale 75 ho trovato la mia alternativa fantastica. Era una delle notizie che volevo darvi, perché sto chiacchierando e parlando con questi ragazzi che mi inizieranno a fornire i colori per potervene parlare. Adesso stiamo ancora ragionando su come faremo la sponsorship eccetera, ma è quasi andata che Scale 75 sarà uno degli sponsor del canale. Mi mancava uno sponsor dei colori e sono molto contento che siano loro, perché li ho scelti io, ce ne sono varie. Io uso Army Painter, uso Vallejo, uso le varie sotto diciamo serie, cioè la Game Color di Vallejo piuttosto che già Scale 75 e i Fantasy Color di Scale. Mi manca quello, quindi ho detto ai ragazzi di Scale se possono mandarmelo per fare una review anche su quello. Ho intenzione di farvi vedere tutto, quindi tra un pochino dopo la sigla vi faccio capire per bene qual è la differenza fra gli Scale e i GV soprattutto, e il perché ho deciso di avere un'alternativa a GV. Dopo la sigla. Oggi diciamo che è una sorta di unboxing, perché vi voglio far vedere un pochino di cose interessanti proprio all'interno della scatola, come viene confezionata, come viene data. Ho preso la Scale Color Collection, che sono tutti i 63 colori a 17 ml della Scale, e in alternativa mi mancavano ovviamente in questo caso tutti i colori metallici, quindi ho preso i Metal Alchemy, che sono la nuova serie diciamo di colori, con dentro 8 colori che vanno in scala e vi danno anche i riflessi che sono eccezionali, tipo il Ruby Alchemy piuttosto che il Garnet Alchemy, che sono sul rosato in questo caso, per esempio il Copper, che sarebbe il rame, il metallo, e quindi qui avete tutti quanti i colori che vi permettono di fare il metallo, eccoli qua, e poi l'oro, e quindi tutti i colori, opla, scusate che vedo sempre che c'è il LED che rompe, eccoli qua, tutti i colori che servono a fare l'oro. Allora, vediamo un attimino di cosa si tratta una alla volta. In poche parole, dentro lo scatolone, ok, qui vedete che sui bordi vi danno anche i prodotti in alternativa, cioè i prodotti diciamo ausiliari che ci sono, hanno di tutto loro, persino i putti per poter attaccare le miniature è praticamente una specie di pongo che serve ad attaccare le miniature, no? Poi c'è il cream soap, che sarebbe appunto lo shampoo per il pennello, per tenere cura del pennello. Ci sono i primer che potete usare con l'aerografo. Questi colori sono tutti quanti utilizzabili sia a pennello che aerografo. Dietro ovviamente c'è tutta la lista di colori che avete. Come vedete diciamo che le sfumature si sprecano, perché come vedete non è che sono tre, ok? Adesso io sto chiacchierando, vi do anche questa dritta alternativa che probabilmente vedrete sul canale. Sto parlando con Duncan Rhodes, che ha appena lanciato il suo Kickstarter con i suoi colori. Sono molto curioso di vederli, gli ho proposto di farmi da sponsor e quindi avrò probabilmente anche i suoi colori, ma per il momento quello che mi interessava di più era avere loro, perché loro hanno, intanto apro, fatto una mescola di colori. Scusate se ho mosso il ring LED, che quindi ha mosso il cellulare. Allora, perché loro? Perché la Scale Color ha fatto una cosa diversa da GV, ovvero, intanto all'interno vedete che trovate le istruzioni per fare delle cose meravigliose, cioè in 4 passaggi il metal no metal per esempio, o in 5 passaggi il metal no metal per fare per esempio le spade o le asce. Poi avete un tutorial stupendo, questo è stupendo per fare la faccia, questo è veramente bello. Tutte queste cose le trovate gratuitamente anche in PDF sul loro sito, quindi non occorre comprare diciamo il set che tra le altre costa 232 euro al massimo, e lo trovate a un minimo di 163,
ho visto in giro super scontato, ma è tipo per rimanenza magazzino, generalmente diciamo che siamo sulle 180-190 euro. E tra le altre qui da noi chiaramente si può ordinare anche da noi a Mestre, da Sam di Arcadia. Se siete di Padova, per esempio, saluto Daniele, che ringrazio perché mi fece un preventivo prima di sapere se loro avrebbero fatto la sponsor, mi avrebbero mandato scontate le cose. E Daniele di Approdo del Re, e quindi potete per esempio prenderli anche da lui se siete di quella zona. Sosteniamo, mi raccomando, i negozianti perché è un periodo particolare, quindi io ci tengo particolarmente a questa cosa qua. Sapete che comprare online è comodo, veloce, le cose arrivano a casa, ma se frequentate un negozio sostenete quel negozio perché gli sconti vi rifà lo stesso e di fatto tenete in piedi quello che poi sarà il negozio della vostra community, che altrimenti dopo la pandemia rischierà ovviamente un contraccolpo. Allora, poi magari non è detto, magari Samuele e Daniele sono felicissimi e glielo auguro, no? Però insomma penso che un po' di robetta in più non sia mai diciamo scartata, no? E quindi saluto i ragazzi. Allora, qui voi avete, come vedete, tutti i colori e ci sono tantissime sfumature, tantissime veramente, e avete praticamente i colori che sono all'interno di una boccetta che ovviamente è come quelle della Valleo e quindi hanno questa forma eccezionale che vi permette di non spandere e non espandere il colore, perché quando cade non succede niente. Poi tra l'altro adesso all'inizio sono anche chiusi, quindi ci fanno stuzzicadente uno per uno, potete anche aprirli qua e mettere dentro per esempio una shake, cosa che vi consiglio sempre perché il legante ha comunque sempre bisogno di essere shakerato. La cosa che hanno gli Scale Color che è incredibile e questa è la peculiarità che volevo io, è che non sono a base acrilica e basta, ma sono a base acrilico-vinilica. Cosa vuol dire? Che all'interno hanno un gel, e vi farò vedere una comparazione nella prossima puntata con tutti i colori che ho utilizzato e che sto utilizzando, anche i Green Stuff, che ovviamente è un altro sponsor, quindi vi farò vedere la differenza fra gli acrilici e gli acrilico-vinilici. La differenza fondamentale è che hanno un gel all'interno che intanto hanno una pigmentazione altissima, quindi i base, diciamo, tutti i T-Scale Color sono come i base, diciamo, della Games Workshop. Vanno saputi utilizzare ovviamente perché in questo caso non avete i layer, non avete i dry, quindi fate tutto con gli stessi colori. E quindi vecchia maniera. La grossa differenza è che avendo un gel, il gel vi permette di mantenere una viscosità differente da quella acrilica, il che vuol dire per esempio che se voi utilizzate il medium, non so, faccio un esempio, il Lemian Medium della Games Workshop, che ovviamente producono anche loro, è la stessa cosa solo che lo fanno con la loro marca, praticamente vi permette di mantenere quella viscosità, e anche se li diluite con l'acqua mantengono una consistenza diversa, ovvero la pigmentazione resta e nel caso dell'acqua sciogliete di più il gel. Questa differenza di scioglierlo e non scioglierlo vi dà la possibilità, ve lo farò vedere sulle miniature, di spingere il colore dove volete voi col pennello. Questo è molto importante per chi sa già dipingere, perché ha la possibilità di direzionare e quindi utilizza il pennello in un modo diverso. Invece di tirare sempre indietro e basta il pennello, in questo caso si può anche spingere o andare di lato, cosa che con i colori Games Workshop si fa, ma non si ha la stessa resa, perché con il gel voi potete spingere nei recessi il gel e fare in modo che resti lì. Quindi vedete che ci sono delle tecniche diverse. Quando aprite la scatola del super diciamo, il collector, avete praticamente all'interno una rastrelliera di metallo che è molto utile, perché se non avete qualcosa di alternativo sulla scrivania è sufficiente appoggiare questo, e tale altre, come vedete, vi lasciano dello spazio libero che potete riempire con per esempio i colori metallici. Allora a questo punto ci armiamo come sempre di pazienza per aprirlo. Leviamo il cellophane c'era anche su quello grande, solamente che l'ho levato per far prima. E qui avete un altro pacchetto eccezionale, tra le altre questo è un'altra cosa che vi segnalo, cioè il packaging di Scale 75 è inarrivabile. E vi dico che io li uso già gli Scale, uso Army Painter, Green Stuff, Games Workshop, Scale, Game Color, Fantasy Color, ne ho un po', Contrast, Instant, che come sapete non mi sono piaciuti tantissimo e sono fatalità della Scale, ma questo vi dimostra
che quando faccio una recensione non dico che dico cose perfettamente giuste, ma perlomeno dico quello che penso, quindi in base a come io mi trovo sono sincero, anche se adesso mi fanno da sponsor, non è che gli instant mi piacciono, però ho trovato anche lì un modo per utilizzarli, ovvero non sono come i contrast, ma si possono utilizzare molto facilmente per fare dei glaze, quindi vi farò vedere anche questa cosa qui perché ho provato nel frattempo delle alternative e devo dire che come glaze funzionano molto bene. Tra le altre, adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa che ho preso. Vedete, qui avete il Metal Alchemy, guardate, questo è un White Alchemy e questo è proprio un bianco che vi permette di fare le sfumature come se fosse un metallo non metallo, però col metallo. Quindi avete tutta una nuova, un nuovo modo di utilizzare i colori che è meraviglioso. Guardate, per esempio, partendo da qua, come vedete, applicate una mano di fondo con una miscela di due colori che vi danno. Poi ne applicate l'heavy metal praticamente e si andrà a illuminare i piani dove saranno collocati i riflessi praticamente. Già avete una resa incredibile, no? E non state usando ancora gli inchiostri, oppure diciamo le wash. Alla terza parte illuminate progressivamente applicando in questo caso 2 o 3 colori, utilizzando gli stessi nel passaggio precedente più uno più chiaro, e in quarto potete praticamente aumentare i contrasti che si profilano praticamente sui bordi e quindi che profilano diciamo i bordi, no? Quindi con White Alchemy potete dare questi colpi. Vedete che cosa incredibile. È veramente, e poi è incredibile che in un libricino così piccolino avete già 2 alternative, cioè 2 sistemi diciamo eccezionali, no? Ovviamente questi potete utilizzarli mettendoli in scala sulla vostra rastrelliera, quindi vi mettete i vostri alchemy nella rastrelliera che è già rimasta vuota apposta. Ovviamente ci sono molti più colori nella gamma perché questi sono 8 e riempiono tutta la rastrelliera, e a me ovviamente ho già preso i copper e i gold, quindi ne ho già altri 24, altri 16, quindi 24 in totale. Che bravo che sono in matematica, E quindi a questo punto questi sono i colori. Allora vi faccio vedere un'altra cosa, quindi un'altra confezione che in questo caso è il copper. Il copper mi è piaciuto moltissimo per dei riflessi che hanno messo dentro, dei riflessi all'interno che sono fatti da colori che in questo caso sono il ruby e il garnet, ok? Cioè praticamente, come vedete, utilizzano questi colori un po' rossastri per dare una base al copper che dopo darà questo effetto. Mi piace moltissimo questo. Vedete che normalmente voi andreste da qui a qui e poi direttamente con le wash, invece qui avete questi 2 colori che vi danno queste sfumature e tinte diciamo un po' rossastre che sono veramente belle. Bellissimi anche questi libricini qua, quindi quando li prendete non buttateli. Questi costano intorno alle 27 euro, sono veramente fantastici, li trovate intorno ai 27-30 euro. E qui avete ovviamente tutti quanti i colori alchemy per il rame. Ultima confezione da vedere è quella del metallo, scusate, del metallo lo faccio vedere, l'oro. L'oro ovviamente richiede anche qui tutta una serie di accorgimenti perché comunque è molto utilizzato, no? E loro hanno messo dentro anche qui 2 rosati, diciamo il Tourmaline e il Kunzit o il Kunzite Alchemy, e c'è anche un Peridot che è un verdognolo, se vedete l'SC78 è un verdognolo diciamo, che vi dà delle sfumature. Poi vi fanno vedere degli esempi e anche qui all'interno ovviamente trovate il vostro libricino con un piccolo tutorial da provare, e vi consiglio di provarli perché l'ho fatto e tra le altre lo faremo anche in un tutorial nostro, ma viene fuori veramente una cosa eccezionale in poco, cioè in 5 passaggi avete veramente fatto qualcosa di egregio, fatto molto bene. E quindi che dire, allora sono molto felice perché ho veramente rivoluzionato in un attimo la rastrelliera. Ringrazio Scale75 che si sta prodigando per potermi aiutare in Italia a mandare avanti il canale, e vediamo un pochino che cosa faranno per me in questi giorni. Mi devono scrivere per farmi sapere insomma cosa faremo, che tipo di rapporto avremo. Io ho chiesto per esempio di avere un link sconto per voi, in modo tale che se volete comprarli potete utilizzare il link sconto, oppure di poter, per sostenere sempre i negozianti, poter avere un link sconto
e questo sarà un po' più complicato forse, ma ci sto provando, per andare a comprarlo nei negozi, avere un coupon che permette al negoziante di essere rimborsato. Questa è una cosa molto complessa, probabilmente nuova, che non ha mai fatto nessuno, ma secondo me sarebbe interessante, no? Perché a quel punto il negoziante riceve comunque visite di persone che seguono il canale. Allora, ultima cosa che vi faccio vedere sono gli Intensity. Gli Intensity mi stanno veramente affascinando, perché mi riportano un po' indietro agli anni 80-90, dove non c'erano le wash ma c'erano solo gli inchiostri. Che cosa fa l'inchiostro? Allora, quando lo usavamo noi da piccolini, l'inchiostro in realtà veniva utilizzato malamente, perché veniva utilizzato come una wash. Invece è una sorta di boost, ovvero ti permette di saturare il colore, e vi faccio vedere, perché tanto qui sicuramente hanno fatto un tutorial. Guardate la consistenza, vedete che è proprio, sentite, è proprio liquido, ok? E qui avete degli inchiostri molto forti, per esempio c'è questo giallo che è fantastico, perché se voi mettete per esempio un rosa e un viola e sopra con l'aerografo spruzzate il giallo, lo passate col pennello, ottenete un arancione e avete una sfumatura eccezionale, molto satura. Quindi ci sono dei tutorial che vi farò vedere che sono veramente interessanti. E qui andiamo a vedere, allora io non l'ho preparata qui da smissione, quindi sto andando con voi a braccio, ma vi fa vedere, vedete, voi potete usare praticamente gli inchiostri per rinforzare, quindi saturare il colore e dare praticamente delle botte di colore molto forte alla miniatura. Una cosa che è differente rispetto alle wash è che le wash hanno un olio che permette di andare all'interno degli eccessi, e quindi quello che rimane all'esterno è una sorta di velatura che su un bianco, se mettete un wash marrone, vi lascerà un marroncino chiaro sulle parti concave, e negli incavi avrete appunto il marrone scuro, no? In questo caso invece l'inchiostro va a finire praticamente, va a ricoprire come fosse un velo tutta la miniatura. Quindi se voi avete un giallo e sopra mettete un ink, non è esattamente come un glaze, bensì è un rinforzo, quindi è una vera e propria saturazione del colore per rendere il colore molto più acceso, ok? Quindi ci possono essere dei particolari, diciamo, all'interno della miniatura che vi interessa far vedere di più anche da lontano sul tavolo. L'inchiostro è l'arma giusta per farlo. Vi farò vedere un tutorial anche su questo, tra le altre dovrò riprendere mano con gli inchiostri perché è un po' che non li uso neanche io, ma vi assicuro che quando si padroneggia anche qui un paio di tecniche, vengono fuori delle cose veramente egregie anche qua. Ragazzi, questo è quello che finora con Scale stiamo facendo per rivoluzionare lo studio. Io vi ringrazio tantissimo e facciamo un breve recap, ma proprio brevissimo, giusto per salutarci, e vi dico cosa faremo nella prossima puntata. A tra poco. Visto che siamo al recap, nel frattempo che parliamo di Scale 75, vi dico anche di andare sul sito di Ala Nera Edizioni per andare a vedere il comunicato che abbiamo mandato stamattina su tutti i gruppi ufficiali piuttosto che sulla pagina ufficiale, perché la tipografia ha spedito i libri, quindi siamo felicissimi che questa cosa sia andata bene, e ovviamente non avete idea di cosa significa lavorare sotto pandemia per poter realizzare un libro. Non avevo idea neanche io fino a questo punto. Adesso ho capito come funziona, vedete che nelle prossime volte sapremo già come fare a farvi penare meno. In realtà abbiamo penato 8-9 giorni in più di quello che doveva essere, più o meno una decina di giorni, quindi in realtà è andata bene rispetto a quello che sta succedendo in giro. Io ho saputo che ci sono tipografie che per esempio non hanno nemmeno l'approvvigionamento della carta, che dovrebbe di solito arrivare dalla Cina e non arriva, quindi immaginate, c'è gente che mi ha detto che ha progetti bloccati da 3 mesi. Fatevi quindi un'idea dei salti mortali che abbiamo fatto per non farvi penare più del dovuto. Ha detto questo, insomma, siamo felicissimi, quindi bene così. Adesso arriva il libro e spediremo il più presto possibile. Nel frattempo, tornando ai nostri colori, Scale 75 è la grande alternativa che volevo alla Games Workshop, con tutta la gamma, in modo tale che quando parto con un colore uso sempre quello. Attualmente avevo già degli Scale, avevo un Alchemy, ho un grossissimo set di Army Painter che mi piace tantissimo, e la differenza ve la farò vedere nelle prossime puntate fra tutti i colori.
E vi dirò perché, per esempio, Army Painter mi piace un sacco, ma non riesce a essere il mio colore alternativa principale alla Games Workshop, e ci sono delle motivazioni molto precise, come ci sono delle motivazioni precise del perché ho chiamato i ragazzi della Scale e ho proposto a loro di farlo con me in Italia, e quindi di far da sponsor, eccetera. E vi ripeto, ne stiamo ancora parlando per vedere come sarà il futuro di Neo Custom Miniatures insieme a... Poi c'è Duncan che ha tutta la sua gamma e mi ha detto che mi manderà ovviamente un kit per provare i colori. Duncan so che sta facendo una settantina di colori e sono tutti quanti molto in stile Army Painter, ovvero anni 90. I colori anni 90 si intende la Games Workshop, quando le basette quadrate si facevano col bordo verde Goblin. Qualcuno di voi, se ha 40 anni come me almeno, si ricorda di questa cosa che fa molta nostalgia. Quindi il tipo di colore sarà quello. Ovviamente Duncan li sta facendo molto liquidi perché a lui piace il colore thin, l'ha sempre detto. In questo caso invece Scale 75 ha tutta una densità sua che non è tanto corposa e densa quanto gellosa, per capirsi. Quindi la copertura è data anche dal fatto che c'è un gel al suo interno. Vi farò vedere le prove e le differenze fra dei colori simili di tutte quante le marche che ho adesso in studio e vi farò capire perché Scale 75 effettivamente per me, per come dipingo io, è un'ottima alternativa alla Games Workshop, al di là del fatto che comunque per esempio anche la Vallejo è una super marca che è sempre stata super osannata anche dai pro painter. Tra le altre c'è stato un periodo in cui mi ricordo negli anni 90 i pro painter dicevano che assolutamente Games Workshop non andava utilizzata perché Vallejo era migliore. Allora non c'è un migliore o un peggiore ai massimi livelli, perché quando sai utilizzare i colori, insomma, sfrutti quello che hai. È vero che chimicamente parlando, per esempio la Games Workshop è avanti anni luce come technical, eccetera, eccetera. Per esempio, la grande prova è stata fatta proprio tra Scale e Games Workshop con gli instant rispetto ai contrast. Lì abbiamo visto che la chimica e la ricerca del colore della Games Workshop è spaziale, ok? Però troveremo un modo di utilizzare anche gli instant. Vi ripeto, ho capito come fare dei glaze con gli instant e vengono molto bene perché sono dei glaze che hanno un minimo di wash, quindi figo, e vi farò vedere appunto questa differenza. Bando alle ciance, ci vediamo la prossima volta. Intanto grazie di essere stati qui con me. Vi ricordo che se volete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina è molto figo perché avete tutte quante le notifiche di quando io tiro fuori un video o del canale o anche di Aranere Edizioni. Ciao ragazzi!